Juventus-Inter 0-1, Inter batte Juventus, finalmente, quasi 10 anni dopo l'ultima volta in casa loro. Questa volta è Hakan Çalhanoğlu a firmare la vittoria in una partita che sarà contestata come sempre, perché in Juve-Inter non può essere Juve-Inter, non può essere un incrocio tra Inter e Juventus senza polemiche, non sarebbe storia, non sarebbe questa sfida. L'Inter oggi torna a fare l'Inter, finalmente, una partita di grande sofferenza, di grande carattere finalmente, è venuto a mancare il gioco, finalmente ci abbiamo messo il carattere, era quello che volevamo dalla nostra Inter, volevamo rivedere un Inter che innanzitutto che vince, perché oggi era una finale e le finali si vincono, sono frasi fatte, quelle di 10 finali, ma mai come oggi questa era effettivamente la finale. L'ultima chance per riprendere fiducia nelle nostre possibilità di vincere questo scudetto, l'ultima chance di lanciare un messaggio al campionato, a questo scudetto. L'Inter c'è, l'Inter vince, il rigore di Çalhanoğlu decisivo tra le polemiche, tra poco ne parliamo. Simo, una vittoria troppo importante. Il gioco oggi doveva necessariamente passare in secondo piano. L'abbiamo portata a casa di cortomuso, a casa loro, nella loro modalità. Oggi il giudizio sulla prestazione non può essere super positivo, ma non mi interessa. Cioè, oggi avevi l'ultima chiamata in una partita la più difficile dell'anno, perché vincere a Torino con la Juve per l'Inter è la partita più difficile dell'anno, e dovevi vincere, non c'era niente da fare. Da qui in avanti devi solo vincere in qualsiasi modo, lo diceva anche Spalletti oggi dopo la partita con l'Atalanta. Chiunque affronti, in qualunque modo giochi, devi vincere, e quindi oggi tu hai vinto. La Juve alla fine sicuramente nella parte finale ha creato dei pericoli, però una vittoria 1-0 in questo modo, da questa Inter, non dico che non ce la potevamo aspettare perché comunque è comunque una squadra forte, però non ti dava la sensazione di quella solidità mentale per vincere così, alla Simeone, per dire che qualcuno nominava. E invece l'hai vinta. E qui, come diceva lui, fotografia, corto muso, come disse quello di là. Una vittoria che dicevamo, oggi parlando con qualcuno mi diceva, io me la guarderò come ho guardato la partita con Liverpool, consapevole che sulla carta molto probabilmente perderò, ma chi lo sa, può succedere qualcosa. E io sinceramente ho sempre pensato, ho sempre sperato che il carattere dell'Inter, diciamo, ci tirasse fuori qualcosa in più. Ho sempre chiesto questo ai nostri ragazzi in questi giorni. Ci è mancata in alcuni casi la fortuna, eravamo stati in credito grosso, oggi abbiamo riscosso sicuramente del credito, un po' per il caso del rigore di cui adesso parleremo, un po' per il palo anche di Zaccaria nel finale, qualche occasione un po' così contesa. La Juventus a livello di occasioni pure sicuramente ha creato qualcosina in più di noi, che siamo stati meno brillanti rispetto a quello che abbiamo visto soprattutto tra novembre e dicembre, però Simo, la chiave era questa, la risposta che volevamo dai nostri calciatori e anche dal mister era questa: nel momento in cui non puoi vincere o non riesci più a vincere nel modo in cui sei stato abituato ad esprimerti al meglio, devi trovare delle contromisure, devi trovare qualcosa di nuovo, devi trovare delle modalità differenti per arrivare alla vittoria. È chiaro che il rigore ci ha dato una grossa mano, io non so se senza quel rigore avremmo segnato, avremmo vinto o meno, però vale anche al contrario, avremmo vinto la gara d'andata senza il calcio di rigore, quindi ce lo prendiamo, lo incassiamo, lo portiamo a casa, vinciamo questa partita. Ho visto dei calciatori che non hanno brillato, tra poco dopo parleremo anche dei singoli, a parte faremo anche le pagelle, ma almeno li ho visti lottare oggi. Tutti quanti, chi più chi meno, chi più in partita, chi meno centrato. Ho visto anche i subentrati, Gagliardini, Vidal, un cambio che dicevamo se ti gira bene e vinci passerà in secondo piano, se ti gira male e invece perdi rimarrà probabilmente un delitto hai commesso, ti sei autopenalizzato, diciamo così, però anche loro sono entrati, hanno dato tutto. La critica che possiamo fare a quest'Inter è anche magari il non essere riusciti a chiudere la partita, questo è il grande problema che abbiamo avuto sempre quest'anno, il non essere riusciti a concretizzare delle occasioni da gol. Anche noi le abbiamo avute con la Juventus sbilanciata in avanti, con Vidal, anche Correa, che non hanno concluso al meglio l'azione, però oggi, ripeto, contava solo e soltanto vincere. Oggi l'Inter lancia un grande messaggio al campionato, è ancora viva, in attesa poi di recuperare questa benedetta partita col Bologna. Ci siamo e speriamo che da qui, avendo riscosso anche il nostro
pizzico di fortuna che ci siamo meritati sul campo si possa ripartire con ritrovata convinzione nei nostri mezzi. Fammi sapere un po' la tua, Simo, se mi riepiloghi un po' anche le occasioni, se te le sei appuntate, appunto. Ma sì, guarda, è evidente che adesso da qui devi ripartire. Cioè, questa vittoria serviva per ridarti motivazione, farti capire ancora una volta che vali. Cioè, questa squadra a volte dava la sensazione di essere un po' caduta a livello mentale, e vincere a Torino con la Juve, anche se con un pizzico di fortuna, è un risultato di inestimabile valore. Quindi da qui in poi l'Inter, i big match, eccezione fatta per Inter-Roma, li ha finiti, e quindi deve tornare a mettere in campo la qualità, i valori, la spregiudicatezza positiva. Già a partire da sabato, dove non ci sarà Lautaro, che era diffidato e sta ammonito col Verona. E adesso devi riscuotere, mancano 8 partite circa, adesso neanche ricordo, devi vincerle tutte. Oggi dovevi fare questo, dalla prossima devi dare ancora continuità. Detto questo, sinceramente le critiche al modo con cui l'Inter ha vinto sta partita, che già leggo fare da alcuni tifosi, le rigetto completamente, perché l'Inter quest'anno è riuscito a non vincere delle partite dove ha fatto 30 tiri, è riuscito a non vincere, addirittura a non fare gol. Oggi giocava in casa della Juve 16 partite utili consecutivi, risultati utili consecutivi, 11 vittorie, 5 pareggi, la striscia di imbattibilità più lunga, squadra che ha subito meno gol in casa, che ha fatto più clean sheet. La Juve vince 1-0, me lo prendo dal primo all'ultimo di minuto. Non mi interessa se magari alla fine meritavano anche di fare un gol loro, sicuramente. Inter Sassuolo, Genoa Inter, una marea di partite dove l'Inter ha stradominato e non le ha vinte, ma prendiamocela ma perché farsi sempre il sangue amaro? Prendiamoci questi 3 punti e fine, anche se sono arrivati così. E sono arrivati tra l'altro con una prestazione difensiva quasi perfetta, perché io ho visto un Inter che sì, hai rischiato, ma era normale che tu rischiassi contro una Juventus che ha giocato molto offensiva, con tanti giocatori di grande qualità là davanti. Skriniar ha stravinto secondo me il duello con Vlahovic, solo nel finale è venuto un po' meno, ma per me se lo ha messo nel taschino e lo ha praticamente annullato. Non abbiamo sofferto occasioni nitide veramente clamorose all'interno dell'area di rigore, secondo me. Siamo stati bravi, attenti, grande solidità, una buona dimostrazione di forza, secondo me, da parte della nostra Inter, che da quel punto di vista ha saputo anche soffrire, ha saputo anche cambiare pelle rispetto a quella che è stata la migliore Inter che abbiamo visto nella prima parte di stagione. Questo è un messaggio molto importante in vista del finale di questa stagione. Simo, ti faccio vedere al volo la classifica aggiornata dopo questa partita, dove il Milan al momento è in vetta con 66 punti, Milan che deve giocare contro il Bologna a San Siro nel Monday Night, il Napoli a 66 ha agganciato il Milan con la vittoria sul campo dell'Atalanta, l'Inter sale a 63 punti in questo momento, con sempre la partita contro il Bologna da recuperare, quindi a -3 dalla capolista, in attesa poi di vedere i prossimi sviluppi. La Juventus rimane a 59, la Roma è salita a 54, si allontana anche l'Atalanta che, come detto, ha perso. Diciamo che intanto l'Inter tanti dicevano rischiamo addirittura di arrivare quarti, di arrivare quinti. Invece l'Inter intanto, diciamo che in zona Champions si mette sicuramente in posizione di sicurezza, ma soprattutto lancia un messaggio importante in ottica campionato. Siamo ancora vivi, come dicevo in apertura di questo contenuto, di questa clip, e questa vittoria ci ridà fiducia. Soprattutto da qui in avanti c'è un calendario che sulla carta mette l'Inter nelle condizioni di fare quel cammino che ci aspettiamo che faccia l'Inter, ovvero, avevamo detto, ci sono 27 punti a disposizione, per me con 23, 24 lo scudetto si può vincere, ne mancano 24, ne hai conquistati 3, da qui in avanti vuol dire che le devi vincere quasi tutte, solo ti puoi permettere un passo falso, era importantissimo non farlo oggi e siamo ancora in corsa. Sì, poi da qui in avanti affronti tutte squadre che sulla carta sono meno forti di te, quindi se non vinci quelle partite è perché avrai delle responsabilità tu, tanto quanto oggi è stata una vittoria per certi versi episodica, perché alla fine, andando a vedere anche i numeri, la Juve sicuramente non meritava, cioè meritava di fare almeno un gol e magari di portare a casa il pareggio, però ripeto, è successo 1000 volte anche a noi, compreso all'andata, sempre con la Juve, dove pareggi per quel rigorino lì, me la prendo tutta la vita. Cioè io dopo questi 2 mesi di enorme difficoltà, se devo anche farlo schizzinoso per una vittoria a Torino con la Juve, allora alzo le mani. Cioè abbiamo vinto a Liverpool contro il Liverpool 1-0 e a Torino con la Juve 1-0. Giocando strabene abbiamo perso una marea di punti, e questo non vuol dire che non si deve fare, però facciamo anche la distinzione. Prendiamoci anche delle vittorie simili. Io non capisco. No, perché vedo già dei commenti che
sinceramente non No. approvo. Secondo me molti devono anche delle scuse a mister Simone Inzaghi in questo momento, perché già oggi tante chiacchiere sul se perde va già esonerato dopo la partita contro la Juventus, tante chiacchiere. Bravissimo mister Simone Inzaghi che oggi ha dato una dimostrazione di maturità, di crescita. Lo abbiamo spesso criticato quando era giusto criticarlo. Oggi ha fatto una cosa, ha riconosciuto i problemi della sua Inter e ha cambiato alla luce di quei problemi. Lo avevamo detto che questi calciatori ci tenevano tantissimo e lo vediamo dalle immagini del finale di partita. Simone, chiuderei un attimo anche chiudiamo questa clip con gli episodi arbitrali dubbi, polemici, se ne parlerà tantissimo, secondo me manca anche qualche cartellino rosso in realtà, tra Locatelli che ha rischiato, Rabiot che era ammonito e anche lato Inter, Lautaro ha rischiato un pochettino, Lautaro male oggi, sempre in ritardo, non dentro la partita anche dal punto di vista mentale. E l'episodio però più clamoroso, che più fa discutere, è quello del calcio di rigore che poi ha deciso la partita. Un calcio di rigore che viene assegnato per un contatto che vede Dumfries protagonista, a spalle rivolte verso la porta, diciamo così, subisce un colpo prima da Morata, poi da Alexandro. L'arbitro fa segno di alzarsi, poi interviene il VAR e viene concesso un calcio di rigore. Ti dico subito la mia, Simo. Il calcio di rigore non è clamoroso, non è solare. Però una volta rivisto al VAR così mi sembra abbastanza logico che venga fischiato per come avviene il contatto e per come è stato dato. Dopodiché calcio di rigore viene battuto male da Çalhanoğlu e anche qui si apre un'altra discussione. Çalhanoğlu diventa di fatto il rigorista in questo momento, probabilmente anche perché Lautaro non è al meglio mentalmente, Çalhanoğlu scavalca Lautaro Martinez. Lo sbaglia, sulla ribattuta Danilo e De Ligt arrivano prima di Çalhanoğlu, si fanno autogol, l'arbitro fischia fallo. Noi protestiamo perché l'autogol ci sembrava netto, ma fortuna vuole, fortuna o non fortuna, diciamo così, che De Ligt e Danilo sono entrati in area di rigore prima che Çalhanoğlu potesse battere il suo calcio di rigore e quindi l'arbitro fa ripetere. A livello di regolamento mi sembra tutto perfettamente lineare, poi so che chiaramente ci sarà la polemica di chi però vuole fare solo polveroni, a noi di quei commenti interessa veramente poco. No, più impeccabile di così l'applicazione del regolamento non è possibile. Io semmai avrei discusso qualcosina sul fallo con il quale Irati stava cercando di annullare l'autogol, ma quello non conta, perché poi rivisto il replay, come dicevamo anche nell'intervallo, l'applicazione del regolamento è perfetta. Sui cartellini non mi sarei sorpreso di vedere sventolare un rosso, o di qui o di là, perché ci sono stati dei falli abbastanza duri, ha rischiato, come dicevi anche tu, anche il nostro Lautaro. Detto questo, è stata una partita molto spigolosa, quindi Irati non ha visto una partita facilissima da arbitrare comunque, e in ogni caso ecco è andata via così e basta, ripeto, mi prendo tutti questi 3 punti, guarda, proprio schizzinoso per niente oggi, sarebbe, per me è folle oggi essere schizzinosi, per il momento in cui arrivavamo devo anche stare a fare lo schizzinoso, dai, porca miseria. No. Anzi, chiudo solo con un'ultimissima considerazione, così chiudiamo la clip. E allora, innanzitutto, vabbè, stavo leggendo anche i commenti della diretta. Il rigore c'è, ce lo prendiamo, così come l'anno scorso vi siete presi un rigore abbastanza clamoroso e vergognoso, diciamo così. Io chiuderei questa clip con una considerazione molto semplice. Abbiamo vinto, ragazzi. Dispiace per voi tifosi juventini che siete qui a seguirci in questo momento. Da tifosi ce la stiamo godendo proprio alla grandissima. Una grande vittoria, una vera battaglia da interisti. Me la porto a casa, mi prendo i 3 punti e vado avanti per la mia strada. Molto molto felice. Grazie a chi ci ha seguito fino a questo punto della clip. Fateci sapere nei commenti i vostri migliori in campo, chi avete preferito della nostra Inter, che cosa ne pensate. È stata veramente una sudata enorme, una grande fatica questa gara. Iscrivetevi al canale tutti i giorni in diretta alle 19:30. Vi ricordo che potete sostenerci con la super chat e con gli abbonamenti.